Di sicuro una delle moto che nel 2021 ha fatto più discutere gli appassionati, ne avete discusso tantissimo anche voi nel nostro canale YouTube, sotto nei commenti quando vi ho fatto il video di presentazione e anche nei nostri social. Il Monster è un vero Monster? È un Monster a metà? Non è più un Monster? Beh, estetica a parte, c'è da dire che Ducati ha preso una decisione molto coraggiosa, perché non si è limitata ad aggiornare una moto che denunciava un po' i segni dell'età e anche faceva un po' di fatica sul mercato, ma ha cambiato completamente pagina. Punto fermo il bicilindrico testa stretta, poi cambia praticamente tutto, e per capire come va la nuova Monster siamo venuti qui sui colli bolognesi provando una moto di preserie, praticamente l'unica che è stata messa a disposizione della stampa. Non vi sto ad annoiare con tutti i dati tecnici perché ve li ho già spiegati nel video, ve lo lascio qua sopra o sotto in descrizione. Quello che mi preme ricordare sono invece i 115 cavalli, 93 Nm di coppia e soprattutto i 166 kg a secco, 18 kg in meno rispetto alla vecchia 821, che è qui con noi a fare da ospite per vedere veramente quanto è cambiata la Monster nuova rispetto a quella vecchia. Voglia di salire in sella? Tanta, ma prima di partire va capito il processo che ha portato alla nascita di questo Monster. Un Monster che, secondo Ducati, non ha affatto tradito il concetto originario, ma lo ha semplicemente reinterpretato in modo moderno, soprattutto tecnicamente. Per capirlo ancora meglio occorre ritornare a quel 1993, quando quella strana creatura con il serbatoio a gobbe di bisonte e il motore bicilindrico sconvolse il mondo e creò di fatto il segmento delle naked sportive. Che moto era la M900 Monster del 1993? Beh, una moto super essenziale, radicale, leggerissima, in un telaio il cui schema ricalcava quello della super sportiva di casa che vinceva in Superbike era stato innestato un motore stradale. E sopra solo poche essenziali sovrastrutture. Bene, trasportate lo stesso esercizio tecnico ai giorni nostri, 28 anni e 350.000 moto prodotte dopo, e otterrete il Monster 2021. Il motore stradale è testa stretta 937, ovviamente omologato Euro 5, gestito dall'IMU, che sovraintende anche cornering ABS, controllo di trazione e tutti i ready in mode. Il telaio di ispirazione sportiva invece è il front frame in alluminio, lo stesso concetto tecnico applicato alla Panigale e il principale protagonista di una riduzione di peso che con la partecipazione di motore, ruote e forcellone arriva all'impressionante valore di 18 kg, per un totale di 166 kg a secco, uno dei pesi più bassi della categoria. Partiamo dal presupposto che questa è una prima presa di contratto di un modello di preserie, uno dei pochissimi che sono a disposizione della stampa, siamo tra i pochissimi a averla potuta provare, quindi ci sono delle cose che ancora andranno affinate, quindi i giudizi vanno un attimino sospesi. Quello che è certo è che il passo avanti che ha fatto il Monster a livello di guidabilità, di sospensioni, di potenza e di gratificazione di guida è davvero molto importante. Non siamo a una generazione successiva, siamo almeno a 4 generazioni successive, ma del resto Ducati era stata un po' conservativa con le precedenti Monster, mantenendo un po' delle linee guida che erano ferme da anni. Adesso qui è cambiato davvero tutto e siamo al cospetto di una moto molto più moderna, posizione sicuramente più moderna, manubrio un pochino più stretto, sella più alta, carico sull'avantreno, la moto te la senti subito in mano, riesci a direzionare dove vuoi, senti bene quello che succede sotto la ruota davanti. A livello ciclistico devo dire siamo davvero a livelli molto buoni. Non è solo l'estetica ad essere più moderna, quindi, è proprio la moto nella sua interezza a compiere un salto avanti di 2 ere geologiche. La sella è 820 mm ma può scendere a 795 o 775 con il kit sospensioni ribassate. Il manubrio largo il giusto e c'è un angolo di sterzata finalmente adeguato con 7 gradi in più per lato rispetto a prima, che rende possibile fare un'inversione di marcia in una sola manovra. In sella è quindi davvero un'altra vita. Agilità, davvero tanta, ma
anche rigore, eccellente sul veloce. Il nuovo Monster riesce a coniugare in modo convincente la velocità di esecuzione di una moto effettivamente molto leggera, con una direzionalità notevole, supportata da sospensioni semplici, vero, ma con un setting azzeccato, anche se vorrei che scorressero un pizzico di più sull'asperità in sequenza dove qualche colpo ti arriva. Capitolo motore, devo dire che qui siamo al top della categoria, siamo quasi nelle maxi, la potenza 115 cavalli, come ho detto, 93 Nm di coppia, motore molto aggressivo, consentitemi il termine, molto cazzuto, c'è una risposta bella decisa al gas. So che qui le mappature non sono ancora definitive, quindi mi aspetto di trovare forse qualcosa di più dolce nella mappatura Touring nella versione definitiva, perché adesso nella Touring e nella Sport non c'è moltissima differenza e soprattutto c'è una risposta al gas un po' pronta, forse troppo pronta per essere una mappatura Touring. Molto buona invece la Urban, che comunque anche lei rimane anche a 75 cavalli ma con una risposta bella decisa. Sotto, ai bassi, c'è chi è più fluido, qui non ci piove, il testa stretta è così, ama galoppare, e sotto i 3000 giri ama poco la marcia alta e i colpi di pistone si fanno sentire un po' su tutta la moto. Ma questo, va detto, fa parte del carattere Ducati e devo dire che il motore, dalle risposte così pronte, ma ricordo che le mappature di questa moto non sono quelle definitive, forse non renderà la vita facile a chi non è esperto, ma effettivamente avvicina filosoficamente il Monster 2021 a quello originale, molto di più di quanto potesse essere vicino il precedente 821. Possiamo discutere fino a che vogliamo sulla personalità estetica del nuovo Monster e su questo ne abbiamo già parlato tantissimo. Quello che non è assolutamente in discussione invece è la qualità di guida, di prestazioni e la capacità di andare forte di questa nuova moto che secondo me non è in discussione ed adesso è in grado di entrare tranquillamente nella shopping list di chi ambisce a comprare una delle migliori naked medie sul segmento. Questa è solamente una prima presa di contatto, abbiamo fatto un po' di strada nel misto e anche in autostrada e tra l'altro trovando anche una protezione aerodinamica assolutamente non male. Il piccolo cupolino, questa è la Plus, non protegge assolutamente male, toglie l'aria dal busto, si riesce a tenere una media autostradale sicuramente più alta di quello che si poteva fare prima con una moto che veramente in cui il vento ti prendeva a schiaffi in faccia. Sicuramente una moto che adesso ha fatto veramente un salto di qualità, più che altro un salto di modernità a livello di guida e che sicuramente merita di entrare nella lista ristretta delle migliori naked medie. È, come ho detto, una versione di pre-serie, qualcosa probabilmente andrà ancora raffinato, mi aspetto di provare la versione definitiva, ma intanto questa Monster davvero mi ha convinto sotto molti punti di vista. Aspetto ancora tutti i vostri commenti qui sotto, ci sarà sicuramente da parlarne, ci vediamo qua sotto, vi rispondo a tutte le domande che vorrete farmi. Ciao!